Ciao a tutti ragazzi, oggi la mia follia ha raggiunto il culmine e volevo condividerlo con voi. Gli ultimi due swap che abbiamo visto sono di due ultra leggere, parliamo della Cappuccino e della Beat, macchine sotto 1 tonnellata ma con motori swappati degni di nota, ovvero motore della RX7 per la Cappuccino, motore della Civic Type R per la Honda Beat. E se vi dicessi che con un 1000 aspirato si riesce a vincere lo stesso a Tokyo, meno di 300 cavalli e diamo 30 secondi al secondo. Qui non sto parlando di un setup per il farming compulsivo, ma sto parlando di un'esperienza particolare di guida. Infatti, sotto l'auto che vediamo oggi, la Honda S660, c'è il motore della Honda RC213V, la moto della MotoGP. Quanto tira? Sul rettilineo la velocità non è altissima perché comunque è un motore di una moto installato sotto una macchina, ma è anche vero che solo la Nissan GT-R e la NSX di Gallo ci danno del filo da torcere perché le altre stanno tutte dietro. Ma una volta preso il misto, ragazzi, 5 secondi al giro agli altri. È un go-kart, è spettacolare. Quindi, anche se non è un setup per il farming compulsivo, questa la dovete provare e vedrete che vi divertirete come matti. È veramente un go-kart, dà delle sensazioni che nessun'auto ha dato fino ad oggi, quindi ve lo porto. A differenza di tanti altri swap che sto provando, ad esempio quello della Subaru BRZ, 900, 1000 cavalli, 800 cavalli, ma non è per niente bella da guidare, si chiude in 26 minuti, ma non ve lo porterò mai perché è bruttissima. Al contrario, con questa vi divertirete, fidatevi di me. Ma andiamo a vederla. Ed eccola qua, un altro peso piuma delle autovetture. Lo so ragazzi, alla terza di fila vi prometto che la prossima sarà un'auto normale, ma questa non potevo non condividerla. Al di là del gioco, al di là di Gran Turismo, nella mia vita reale io ho sempre avuto il debole per questi piccoli mostri. Se avessi la possibilità di buttare 1 milione di euro per auto, sicuramente comprerei la Nissan GT-R, sicuramente comprerei una Lamborghini Huracan, ma minimo devo avere due piccoli mostri da elaborare come voglio io, in tutte le sue parti. È un sogno, è una malattia, chiamatela come volete. Ci sono cresciuto fin da ragazzo, condividevo questa passione con i miei amici. Questi piccoli mostri ne ho provati tanti, sia su strada che su pista. Danno delle emozioni che le auto sportive non riescono a dare, perché quando tu sali su un Huracan, come ho avuto la fortuna di fare più e più volte, te l'aspetti. Le reazioni che ti dà, tu lo sai già, te lo immagini, quindi rimani a bocca aperta perché è potentissima, perché è velocissima, però nel tuo inconscio lo sai già. Un'auto così piccola non te lo aspetti e quando riesci a capire anche qui nel gioco il grip che hai nel tratto misto a Tokyo, la velocità, la reazione, i tempi di reazione azzerati nei cambi di direzione, rimani a ridere come un ebete. È così ragazzi, se vi piace guidare, queste sarete le sensazioni che troverete con questa piccola autovettura, nonostante non abbia neanche 300 cavalli, nonostante sul rettilineo non arrivi a 300 km/h. Andiamo quindi a vedere che cosa dovete installare, andiamo a vedere il setup e guardate bene la gara per capire come guidare questa piccola auto. Vi ricordo sempre che se non avete vinto il motore swap con i biglietti dovete avere livello collezionista 50 per poterli acquistare qui in GT Auto, in manutenzione e servizi auto. Quindi installate sia il motore che la carrozzeria larga. Passiamo alla personalizzazione dell'auto. I cerchi in lega, il modello che preferite, fronte 16 pollici, retro 17 pollici, la larghezza del cerchione è larga, l'eccentricità è larga, avantreno tipo B, fianchi tipo B, alettone posteriore
personalizzato medio. Se volete scaricare questa mia livrea replica del team MotoGP, a questo punto qui ci sta proprio ad hoc del team LCR, le piastre dell'alettone sono le 22. Se volete adesivi o livree personalizzate, scrivetemi su questa mail. Tutti i miei lavori condivisi, quindi anche questo qui, li trovate col tag DR46. Installate per finire una gabbia di sicurezza tipo B. Gomme sport morbide. Per quanto riguarda la strategia gara ci fermiamo al 7° giro in modo da non uscire in mezzo al traffico. Sostituiamo le gomme e rabbocchiamo il carburante necessario per terminare la gara. Installate sospensioni personalizzabili, impostate questi valori, vedete com'è già bilanciata di suo quest'auto. Installate un differenziale personalizzabile e inserite questi valori. La deportanza 100 il massimo all'anteriore, 200 il massimo al posteriore. Installate una ECU personalizzabile, guardate bene come lavora in alto, quindi tirate le marce. Tenetela al 100% di potenza. Installate una zavorra, impostatela su 59 kg e la posizionate a meno 50 tutta all'anteriore. Non serve limitatore di potenza, installate un cambio personalizzabile da corsa. Impostate una velocità di punta 170 km/h, andate poi a regolare il finale 4.655 e regolate a partire dalla sesta i rapporti come li vedete. Installate un filtro dell'aria da corsa, marmitta da corsa, collettore di scarico da corsa, dischi da corsa forati o baffati non cambia nulla, pastiglie dei freni da corsa. Installate il controller freni. Quest'auto come per la Cappuccino e per la Beat, quando si consumano le gomme e frenate tende leggermente a partire dal posteriore, quindi regolatevi in partenza. Io lo preferisco sempre un po' al posteriore, ma con quest'auto sono rimasto a 0. Quando si consumano le posteriori tendo a spostarlo all'anteriore in modo che in frenata rimane più stabile. Fatelo anche voi. Installate frizione e volano da corsa. Per le elabораzioni del motore, aumento dell'alesaggio, messa a punto bilanciamento motore, lavorazione dei condotti, albero a camme ad alto sollevamento, bielle e pistoni in titanio, albero a gomiti da corsa, pistoni ad alta compressione. Per la carrozzeria installate solo l'aumento della rigidezza. Quest'auto è fondamentalmente un giocattolo, quindi usatela per divertirvi, nessun controllo attivo a parte l'ABS predefinito.
Se non avete mai guidato un go-kart, questa più o meno è la sensazione che dà. Sono felice come un bambino, mi sono divertito veramente tanto, quindi adesso un altro paio di garette ce le faccio sicuramente, poi vi prometto che continuo la preparazione della prossima auto e è normale, stavolta non è una piccola bomba. Quindi ragazzi, se non volete perdere la prossima auto a un 5000 a benzina, iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo. Ciao ragazzi!